Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi andremo a vedere i movimenti energetici per l'autunno, vi ricordo che sono letture generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Potete ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere nel caso non risuoni nulla o nel caso vogliate completare il vostro messaggio. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video, così come trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Trovate la mia mail anche qui e nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere che cosa vi riserva questo autunno, ragazzi. Ok. Wow, cominciamo subito forte con la morte. Poi abbiamo un 2 di spade, ruota della fortuna. Sento che ci sarà un nuovo inizio questo autunno, ragazzi, perché partendo con la carta della morte, scusate, oggi la voce non è il mio massimo. Ok, partendo con la carta della morte c'è in un certo senso un taglio, se vogliamo, e una rigenerazione anche. Ok, poi qui abbiamo un eremita, un 9 di coppe, il papa, un fante di pentacoli, 10 di bastoni e re di coppe. Ragazzi, come vi dicevo, è come se ci fosse una sorta di rinascita in questo autunno. Molte persone si toglieranno dei dubbi riguardo magari una persona, una situazione, una relazione. Ehm, Avete anche l'eremita, io qui ho come la sensazione che vogliate, che abbiate bisogno di un periodo o che vogliate prendervi un periodo per riuscire a fare un po' il punto della situazione. Però ripartiamo un attimo dalla carta della morte, andiamo a vedere carta per carta. Asso di spade, sì, e 8 di bastoni. Allora, qui, come vi dicevo, c'è come una fine e un inizio. L'asso di spade è una carta che ci dice che c'è una verità che viene a galla. Mm, io sento che, perché è una spada, taglia, quindi è come lasciare indietro una persona, una situazione, un'attitudine potrebbe anche essere. Datemi un'altra carta per l'otto di bastoni. Potrebbe fortemente essere una relazione. Ho come l'idea che qualcuno smetterà di parlare con una persona. È come se ci fosse un taglio o di una relazione clandestina, ragazzi, piuttosto che di un rapporto di amicizia. Andiamo a vedere questo 2 di spade. Fante di pentacoli e la forza. Sì, è come prendere una decisione, prendere il coraggio a due mani per riuscire a fare questa comunicazione, questo taglio di cui ci parla la morte. Tenete presente che sì, è vero, è un periodo impegnativo perché quando c'è la morte non è mai un periodo, diciamo, leggero, però è un periodo che vi dà la possibilità di rinascere, di aprire il cuore, mi viene anche da dire, perché quando c'è la carta della forza è perché una scelta è stata effettuata nel modo corretto per voi, è una scelta, diciamo, di tipo vincente. Voglio andare a vedere la ruota della fortuna.
è volata una carta, adesso la recupero. Nove di bastoni, recupero un attimo quella che mi è cascata. Asso di pentacoli. Un'altra carta per il 9 di bastoni. Sette di bastoni. Allora, la ruota della fortuna, ragazzi, è una bellissima carta. Ho come la sensazione che ci saranno un sacco di opportunità quest'inverno, sia da un punto di vista di possibilità di vita, sia anche da un punto di vista proprio lavorativo, se per voi vibrasse di più come una questione lavorativa e il 3 di coppe fosse una collaborazione, ipotesi. Però c'è anche questo asso di pentacoli al contrario. Io ho come la sensazione che le possibilità ci saranno, sarà un periodo abbondante anche proprio a livello economico, però è come se non voleste prendere una sola direzione. Cioè è come se appunto vi si aprissero una serie di possibilità, però non foste ancora in grado di scegliere quale sia la possibilità più in allineamento con voi. C'è un asso di pentacoli al contrario, è come se appunto la via c'è, ma è come se non si volesse radicare, non si volesse iniziare in modo concreto. Tenete presente che quando c'è la ruota della fortuna parla anche di karma, quindi può anche essere, giustamente qui abbiamo anche la morte, può anche essere che in quest'autunno qualcuno romperà un certo karma a livello relazionale. Adesso andiamo a vedere l'eremita, perché qui ho proprio la sensazione che vi dicano di ricercare la vostra verità. Cavaliere di coppe e 5 di bastoni. L'eremita è una carta che ha bisogno, che vi invita alla solitudine per fare un lavoro di introspezione. E qui è come se vi chiedessero: volete realmente quella persona? Volete o è solo una questione di competizione? Volete realmente quel tipo di lavoro piuttosto che di progetto, piuttosto che di offerta? È un po' come cercate di capire cosa potete dare e cosa non volete dare. E capire la grandezza del cuore che voi avete e fondamentalmente a chi darla. Cioè è un po' come dire: non date le perle ai porci. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Wow, 10 di coppe, bellissimo. 4 di bastoni e 4 di pentacoli. Ragazzi, allora, qui vi posso dire che se la questione, qualsiasi questione affettiva, perché sento che è affettiva, è un po' come se vi dicessero di ridimensionare il tipo di sogno, di desiderio, di idea che avete o di relazione o dell'altra persona. Cioè qui c'è un sogno molto grande che riguarda il creare una famiglia, che può essere anche la famiglia lavorativa, anche se qui sento di più che è la famiglia romantica, per ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà, però ho come la sensazione che questo sogno, questa idea sia un attaccamento. Fate attenzione perché potrebbe semplicemente essere una questione di competizione, appunto. Però qui è un po' come farsi due domande sul che cosa vuol dire per me avere una famiglia felice o un gruppo di lavoro felice. Cosa vuol dire per me avere una stabilità? È come se, per certi versi, le occasioni da un punto di vista materiali arriveranno in abbondanza,
però è come se vi mancasse un certo sostegno da un punto di vista affettivo. Andiamo a vedere il Papa al contrario. Mm. Guardate, una carta che richiama l'altra, 8 di coppe e eremita. Guardate ragazzi, sento che in realtà questa fase che vi prenderete giocherà a vostro vantaggio. Allora, per qualcuno potrebbe proprio esserci uno spostamento da un punto di vista fisico, quindi magari un viaggio, un corso di studi, però ho come la sensazione che vi staccherete da tutto quello che è il pensiero della società. È un po' come se iniziaste a chiedervi: "Ma, perché io ho bisogno di questi riconoscimenti? Cosa è valido per me?" Andiamo a vedere il Fante di Pentacoli. Ragazzi, se foste in una relazione a 3, vi dico che qui è un po' come se vi rendeste conto che questo attaccamento a questa persona probabilmente non vi dà quello che voi vorreste, perché non c'è un'ufficializzazione. E quindi, e qui di nuovo vi ripetono, allontanatevi da quello che per voi è il bisogno di conferme, il bisogno di ufficializzazione, il bisogno di un riconoscimento, il bisogno. Ok, allora il Fante di Pentacoli è spiegato da un 10 di bastoni, 4 di spade e 2 di coppe. Mm. Ragazzi, di nuovo, qui è un po' come se vi dicessero di ridimensionare la situazione o la persona. Perché c'è un 2 di coppe al contrario, è come se o non riuscite a trovare una sorta di accordo, un qualche cosa che vada bene a tutte e due, oppure semplicemente è ora di lasciare indietro quello che non vi fa guarire fondamentalmente. State idolatrando una persona, la state mettendo più in alto di quello che in realtà è, o diciamo state dando più credito, più possibilità a questa persona di quello che in realtà la persona nutre voi. Andiamo a vedere perché anche qui di nuovo avete il 10 di bastoni, c'è qualche cosa da lasciarsi indietro, qualche responsabilità. Abbiamo un 6 di pentacoli e la luna. È come se ci fosse qualche questione legata alla giustizia, come se voi sentiste che c'è qualche cosa che è giusto che vada in un certo modo e invece qua vi dicono lasciate perdere, lasciate stare. Perché qui con la carta della luna al contrario potrebbero venir fuori delle proiezioni, ma in effetti verranno fuori perché siete in fase di eremita quest'autunno. È un po' come chiedervi: ma io veramente voglio questa cosa qui, questa persona qui, veramente io il lavoro dei miei sogni lo vedo così come mi stanno proponendo, come mi stanno vendendo, piuttosto che la persona dei sogni o la relazione dei sogni. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, perché c'è un cavaliere di coppe alla fine della lettura, ragazzi. Re di bastoni e re di spade. Ragazzi, qua vi consigliano, ehm, manca la carta della sacerdotessa, però vi consigliano di vedere le cose da un altro punto di vista. Sviluppate comunque, diciamo,
l'apertura di questo quarto chakra della generosità. Cercate di andare verso gli altri sempre con compassione, in modo da capire, però questo non vuol dire che giustifichiate certi tipi di atteggiamenti o di comportamenti. Se voi avete messo su piedistallo una certa relazione piuttosto che un certo sogno o un lavoro, una carriera, ecco, rendetevi conto che forse gli avete dato più importanza di quello che in realtà è. Può essere per uno spirito di competizione, può essere semplicemente perché avete bisogno di sentirvi riconosciuti, però il consiglio finale è di iniziare a gestire tutto quello che è il vostro sapere, la vostra energia, eh, concretamente. Qui quello che manca è l'asso di denari al dritto, adesso è al rovescio, quindi è come se una via si intravedesse, ma in questo momento non, cioè in quest'autunno non faceste ancora qualche cosa di concreto. Per riuscire ad uscire da questa situazione vi dicono muovete la vostra energia. Ho la sensazione che con il re di spade al contrario vi possano dire anche di aumentare la flessibilità mentale, cioè se avete dei progetti, dei programmi, non rimanete troppo standard o fissi su quel tipo di progetto, di programma, cercate di ehm, valutare anche certi tipi di flessibilità. Se così non va, allora possiamo fare così, se neanche così potesse andare, facciamo in quell'altro modo, se questo non funziona ho il piano B. Mm? Andiamo a vedere un oracolo per vedere che cos'altro vi dicono. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Sta di fatto che è un periodo di rigenerazione. Uh, ecco esattamente, carta numero 33. Ci sono tante influenze emotive in questa situazione, vi dirò. Quando c'è la luna c'è sempre questo. E tenete presente che anche l'otto di coppe, che è l'arcano minore dell'eremita, ha questo riferimento alla luna. Un po' come se vi dicessero guardate dentro, guardate come state, come vi sentite. Lasciate perdere i pensieri e ascoltate il fuoco e l'emozione che avete dentro. Perché le parole, ragazzi, ingannano. Con le parole si fanno delle belle insalate e poi non è sempre detto che le cose siano così. Una persona la si vede com'è nei fatti, in quello che fa, in come agisce. E ho pubblicato anche un video che tra l'altro ha questa foto, questa immagine nella copertina e parla delle critiche degli altri. Lo trovate nella playlist, nella sezione Calderone spirituale, dove ci sono un po' come delle osservazioni, degli spunti di riflessione su argomenti un po' misti, però andate a vederlo perché è interessante, perché vi fa capire come le critiche, le opinioni e i consigli degli altri sono influenzati comunque dal vissuto di quelle persone e non è detto che abbiano un senso intrinseco con la vostra situazione. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, un commento, condivisione, iscrizione. Se poi avete piacere di iniziare un percorso di crescita con me, potete contattarmi via mail oppure potete abbonarvi al canale. Se avete piacere di vedere di che cosa si tratta, sempre nelle playlist trovate comunque, ci sono le copertine iniziali dei video, quelle le potete vedere. Bene, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!